mi hanno minacciato con pistola in mano. Tu c'avevi tanti posti, c'avevi? Vabbè, lasciamo perdere. Ehi, che dai, calci al cane quello. Cartoni alcolici, per favore spostati, non sporcarmi il Barberi. Non batto fiacca, business dentro i piani alti. La mia Oggi siamo tornati a Termini, una zona un po' pericolosa. Che succede? Niente, ci fa fare l'intro. Vabbè, una zona un po' pericolosa, ma anche una zona ricca di storie, di persone, perché a Termini passano tutti, ci abitano pure tante persone, ci lavorano tante, e poi il pendolare vive Termini come un ambiente anche difficile. Si svuota, tutti corrono, tutti vanno, devi fare i soldi oggi per il fine settimana, perché poi il fine settimana se non c'hai i soldi a Termini non campi bene. E oggi ci faremo raccontare un po' di storie e vedremo un po' di persone per Termini, come sempre. Se vi interessano i video su Termini, continuate a supportarli con il commento Termini. gli occhi ma non il cuore. Lasciami due spicci, so che stai pieno di impicci. Però frate, manco m'avvicino e mi imbruttisci. Scendo dal treno, zio non ho spicci. Copro collana dei balordi in mezzo ai vicoli. Intanto grido taxi, scappo da Termini. Portami ai parioli tra avvocati e gli stipendi. Mi eviti perché puzzo, bastardo. Lo so ti sto sul spesso non mi capisci perché sto ubriaco marcio. Dormo a terra come stracci. Non ti chiedo di stare nei miei stessi panni, però due vestiti puoi regalarmeli. Mi regali con moneta, per favore. Una moneta. Per favore, Ascolta, per favore. se vuoi mangiare sì, so per bere no. Ma solo per favore, Ciao. hai detto. Per favore, solo. Lo so amico, se tu vuoi mangiare ti compro un panino. Va bene, solo per favore mi regali moneta. C'hai fame? No, solo vino. No, vino no. Moneta per vino non si dà. Vino no, fratello. Vedi come stai ridotto col vino? Alhamdulillah. Che ti vede? Solo moneta. Fratello. Ma adesso c'è il Ramadan, ma non puoi bere. Sì, io non sono Ramadan. Lui non fa Ramadan. Abdullah, quello è arabo. Beh, ma là, no. Sì, dai. Alhamdulillah. Ringraziamo a Dio. Tu spazi pure. Ma Tu spazi pure. un po' una moneta per favore. Mon frère, aujourd'hui c'est pas bon comme ça, tu bois beaucoup. Bevi, se uno ti dà i soldi, Ma solo anche. ti dà una sigaretta e fatti a fare una camminata, dai. Regali moneta. Come Manuel mi fa impazzire che parla tutte le lingue a seconda di che io. Cioè, così mon frère. Già, te poi. Così, dai. Beve poi. Ciao. Beve. Ciao. Beve. Destro bocca. Oh, ma che No, vabbè, non mi tocchi il seno. Tu c'avevi tanti posti, c'avevi? Vabbè, lasciamo perdere, lasciamo perdere, andiamo via. Se non si toccano le ragazze. No, vai, le tette, cioè, andiamo, dai. Lascialo perdere, ma con Manuele, no, basta. Ma poi. Perché spingi le persone? Mano, lascio sta, lascio perdere, tanto sto brillando. Vattene a dormire. Dai, su, vattene. Sì, l'hai fatto bene. C'hai ragione, no, c'hai ragione, è solo che. Ho fatto pure male. Vattene a dormire. Basta. Vattene a dormire. Hai fatto bene, nel senso che te tocca, cioè, certo. Ah, guarda, è passato in mezzo alla pozzanghera, ma proprio con i piedi pieni, pesante. Ma guarda che ci vuole raccontare un po' di cose lì. Vai. Com'era prima lui? Oggi sta un po' male però. No. Posso? Possiamo farglielo vedere, posso? Guarda com'era lui prima. Meglio di no. Stava bene. No, com'era prima quel ragazzo, stava benissimo. La forza della natura, bello come il sole, muscoloso. E poi che è successo? L'alcol, la droga. Ma è un tuo amico lui? Paesano mio. Di dove sei tu, hai detto? Senegal. Qui il McDonald's è peggio della FAO. Cioè, se tu fai riprese davanti alla FAO c'è il rischio che non ti dicono niente, ma se le fai davanti al McDonald's entrano i servizi segreti, clienti nascosti che sbucano e dicono non puoi fare riprese, che in realtà scopri che sono i proprietari, capito? Comunque qua è chiuso, è brutto, Questo era un negozio pure importante qui alla stazione, perché lo sai che cos'è che l'ha ammazzato sto negozio? Le bancarelle di scarpe purtroppo, perché... E poi è un posto top. Certo, qua... però se tu c'hai 30 bancarelle di scarpe, 3 negozi qua e questo affitto lo paghi tanto, diventa difficile. E questo è un affitto top pure. Che ritornati qui ai portici, perché l'esperienza precedente non è stata proprio positiva al massimo, era
c'avevamo solo io ed Evelina. Tra l'altro qualcuno si è lamentato perché io avevo il giubbotto anticoltellata, Evelina niente, perché lei non se lo metterebbe, lei in genere non si mette manco le scarpe protette. Siamo tornati qui, adesso proviamo ad avvicinarci di nuovo alla nuova tendopoli, baraccopoli, come la vogliamo chiamare, relativa a... Che t'ha fatto? Sta proprio buono. Sei proprio buono. A lui o a me? A Mattia. Mattia è proprio buono. Che c'era il Pileggi, il sex. Ma non l'hanno visto, era abbassato. Vabbè, andiamo a vedere, dai. Con calma e con pazienza. Io papà ti guarda in YouTube. Mi guarda YouTube, sì. Papà, tu no però. Sì, anche tu? Sì. Di dove sei? Svizzero. Ah, sei svizzero. Zurigo, ciao. Posso fare una foto? Certo, vai. Allora, il 90% sono tranquilli. Io ho un pacco di vestiti pronto, mi scordo sempre. Vedi, ma no, da mangiare ce l'hanno, vedi, glielo portano. Loro gli portano tantissima roba. Salve, ciao. Loro gliela portano da mangiare, vedi? Gli portano da bere, gli portano un sacco di cose. Ciao bello, 100 euro. Lo ricordi? Sì, lui è 100 euro soprannominato. Mo sta troppo tramato. Ciao ragazzi. Ciao. Lui te lo ricordi chi è? Sì, oh, ciao. bello, ciao. Ciao. No. Ah, stai ancora qua. Sta ancora a lavorare. Lui lavorava domenica, l'hanno abbracciato, gli hanno fatto di tutto. Ciao. Loro perché vedi Mattia che stanno a fare? Questo diventa un punto Iobus ed è un punto dove tutti i turisti vengono qui a prendere l'autobus, a fare i biglietti eccetera, e tu immagina che domenica qui ha piovuto e tutta la gente che da qua si è messa qua sotto c'ha paura, poi pure lui è un amico nostro, comunque mo ti faccio vedere, via. Sempre con la urlare, anche sempre noi, sì. loro litigare, anche con la menata, con il sangue, tutte le pulizie, ripeto, portare ambulanza così, sempre con la casino, sempre. Certo, poracci pure loro. Sì, poveraccio, però deve... Sì, a 100 euro. Sì, è sempre 100 euro. Sì, vabbè. Ha litigato tutti l'altro giorno. Ma puzza sta vernice, però. Scusate, ma qui c'è sto buon odore, ma voi questa vernice impuzzolite tutto. Aspetta, andiamo a sentire. Ecco, volete mangiare? C'avete fame? Che è successo? Che è successo? Sempre arrabbiato. Eppure. Te c'è fame? Non farei niente. Dai, portiamo da... C'è fame te? Che volete un panino? Che vuoi? Tu fame? Panino? 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 Siete musulmani quindi non maiale? Tu sei cristiano? Vabbè, non maiale. Te c'è fame? Sì, no, te dai. Tu c'è fame? Sei musulmano? No, sono musulmano. Ok, quindi come già. Lui c'ha la voce come Vincent. Somiglia a Vincent. Sei dello stesso paese? Panino, 2, 3, 4. Sicuro? Grazie a te. 4 panini, dai. Abbiamo una decina di panini, dai. Te che mi hai detto pure te vuoi il panino? Dice qua vengono tutti, polizia, carabinieri, ASL, non si risolve mai niente. Unica soluzione è tu. Vediamo con tutte le canali, no? Poi si fa. Paura, sempre paura. Cioè, capito Matti, qui i turisti hanno paura, loro. Lui ha investito soldi su questo chiosco, si è spostato a Piazza dei 500 e mo lui qui non sa come fa venire i turisti qua per prendere l'autobus. Perché c'hanno paura. C'hanno paura perché di tutti questi che sono tranquilli, 2 sono molesti, 2 sicuri sono molesti. Dice lui che uno ha picchiato pure una donna l'altro giorno. Sì, un altro giorno con anche litigato. La donna che camminava o... No, si sono picchiati tra di loro. Solo per capire, sì. La donna è donna. Tra di loro sono picchiati e ha menato una donna. Sì. Comunque una cosa piano di sangue. Si mostra strada sta sprofondando. Sì, ma l'abbiamo già fatto. Lo so. Se te si fatta al braccio? L'amico di Napoli te l'ha rotto? Ah, non è tanto amico se ti ha rotto il braccio, no? Così per scherzare, ti rompo il braccio. Tu di dove sei? Io sono di Marocco. Marocco? E come Sì. sei finito qua? Sei finito qua, come è finito la vacanza? Abbiamo pigliato i documenti, però vogliamo noi torniamo al paese in Marocco. Vuoi tornare al tuo paese in Marocco? Sì, dite per noi riposate qua quel giorno, c'è mai arrivabile, c'è mai capito, no Marocco. Ma da quanto è che stai qua? Ci sono 8 anni.
Cioè lui da una vacanza che ha perso i documenti ha detto mi riposo qua e è rimasto praticamente qua. Ma quanti anni c'hai? A World are you? World are you 27. 26 anni. 27. Sto vivo qua 8 anni, mi piace ragazza italiana, la verità come è citato Giorgio, il tempo bello. Non ci capito, no, cervello, non interessa, capito, nessuna cosa. Certo. E mi piace ragazzi così, capito, quando fumano 4-5 devi stare col cervello buono, capito, no, poi stanno spalla per qualcuno quando guardarlo sta a cadere nel lontano ancora ti dico no, sì, capito, così per non fare una scena. Senti, ma alla doccia dov'è che mangi? Come fai a vivere? Sono stato ospitale, quando ho fatto il gesso, ho fatto 4 docce là. Sì. Poi andavo a prendere il panino. Tra l'altro c'è quel signore che stava a parlare proprio da solo, quel signore lì parlava proprio da solo. Ciao. Ciao, grazie mille. Ciao. Andiamo a prendere da mangiare, mo torniamo. Comunque vedi, la situazione mo adesso è tranquilla perché c'è quasi nessuno, però durante la notte occhio per terra che c'è sta tutta carne Simmental, piccioni. Credo questa sia una delle zone più puzzolenti e sporche in assoluto oggi. Qua si estendono fino a giù. Voi volete mangiare? Panino? Vuoi un panino? Do you want? Sei un po' toccato. Sì, no, c'è Vuoi mangiare? Ci sono un po' dei problemi. No. Prendo un panino, lo vuoi? Vado a prendere io. E come dice sempre giustamente Simo, la gente che ha palesi problemi psichici, quindi tu lasceresti mai una persona. Poi l'alcol, i psicofarmaci e tutto quanto mischiato non li aiuta. Cioè, mentre parlavamo con quel ragazzo, il signore dietro parlava da solo, dei qua parlavano da soli, cioè hanno tutti un mondo immaginario. Problema per loro, per i turisti, per la gente che lavora qua. E guarda, noi abbiamo fatto quanto, regà? Guarda, da qua là quanti metri sono? 10 metri. Sono 10 metri. Questo è un bar dove la gente si mette seduta, mangia e giustamente si aspetta e sta tranquilla. Se uno gli arriva qua diventa difficile, capito? Vedi, loro che fanno? Mettono qua il gelato, le granite per dare una parvenza di normalità. Guarda quanto è pulito fino lì e poi dopo quanto diventa sporco quel punto, ma proprio il pavimento. Adesso proviamo a tornare sotto ai portici, vediamo se il panino gli può calmare un attimo o risolve un po' la giornata. Sono 20 panini. E dobbiamo dire una cosa. La grande azienda McDonald's gli abbiamo detto guarda, so per i senza tetto, non è che avete una convenzione particolare, uno sconto? No, vabbè, l'ha pagato il povero Mattia di tasca propria. Però vabbè, ci hanno regalato le salse. Allora ci hanno regalato le salse, non vedevo l'ora. Facciamo 20 panini, quindi 2 per 1 sicuro. Vediamo chi lo vuole e chi non lo vuole. Lui lo voleva. Allora, 2 sicuri a testa. Allora, sono 2. Questi sono un tipo, questi sono altro tipo. C'ho pure delle salse. Allora, panino. Questo è hamburger, quello è pollo, poi la salsa e la salsa, eccola qua. Se vuoi i tovaglioli, vai. Scusami. Che vuoi, pollo o hamburger normale? Hamburger è questo. No, hamburger mi sa. No, hamburger. Salsa, ketchup. Tu che c'hai? Ma mi sa tutti hamburger. Ah sì? Se vuoi la salsa, la maionese, lui non rispondeva. 100 euro. Lui vuole 100 euro. Loro sì. Allora, 2 per 1. Una a te. Prego. Una a te. Questi sono caldi. Allora, le salse. Appena fatti. Salse. Ketchup, maionese. Vai. Sì, mi ricordo. C'era pure menato sicuro. Sì. Aspetta, le salse, vai. Ce l'hai un'altra salsa? Ah, sì, posso così? Ok. Fillo. Riposa, te dormi, sta tranquillo. Mi fa danno. Tranquillo. Sì, ma tieni, questo pure. Te lo lasciamo un hamburger però? No, già che non dare 2 a lui. Glielo lasciamo uno pure per lui. Una a te. Tieni. Dai pure questo. 2, che sono piccoli questi.
Tieni, se volete i tovaglioli, Sì, eccoli. Glielo lascio, tieni. Lo fa mangiare. Quando vuoi, noi ce ne andiamo e te lo mangi. Qua, lascialo qua. Senza svegliarlo, sennò fa casino. Un'alpiotta. Dai, lascia. Bravo ragazzo. Ah, ok. I tovaglioli. Senti, se lui lo vuole, dagliene uno a lui. Se lo vuole. Vai, ciao. Dico mo nel video così, guarda. Questo è per vita allora, capito? Sto scherzando, ovviamente, sto scherzando. Se stai a tenere la carta in mano per buttarla al secchio. Come stai? Bello. Come ti chiami, caro? Valerio. Quanti anni c'hai, Vale? C'ho 29 anni. 29? Sì. Ma sei italiano? Italiano, sì, di Roma. Non volevo. No, che c'è l'occhi chiari. Sì, di Roma. Senti, ti posso chiedere perché ti trovi per strada? Perché ho perso il lavoro e per situazioni non sono riuscito. Ma appoggio, ti dispiace se mi appoggio? In genere un ragazzo di tua età c'ha pure, non so, una famiglia su cui poter. Mia madre l'hai conosciuta, mia madre è Isabella, la signora del Vaticano. Hai capito? Sì, te la ricordi la signora quella che abbiamo pure aiutato? Quella è mia madre. Cioè tu sono 5 anni che vivi qua. Ah, quindi c'è pure un figlio. Quanti anni c'ha tuo figlio? 28. E scusa, lo sai che stai qua tuo figlio? Eh sì, perché a volte si ritrova anche lui per strada, dorme qua con gli amici, c'ha gli amici, dorme con gli amici. Ma del Vaticano? No, la con gli occhi azzurri. Incredibile. Ma dai. Abbiamo richiesto l'altro giorno dove stava perché. Cioè, no, sta dalle suore. Ma neanche dentro beautiful queste cose, no, incredibile. Sì, sì. Ah, quindi tu già ci conoscevi, non già l'hai visto quel video? Ma io vedo tutti i video che fai. No, però aspetta, sto rimanendo un attimo interdetto, quindi che storia incredibile. E qual è la tua storia? Cioè la vostra storia? Ricordiamola all'utenza. Cioè a 29 anni, scusami, mi permetto, ci dovrebbe essere in genere una famiglia, il lavoro, una casa. Che cosa è andato storto qua? Prima il lavoro, poi la casa, non puoi più pagare affitto, a un certo punto devi uscire. Nel 2014, 31 luglio 2014. Ma altri parenti vi vengono da una mano, cugini, zii? Non c'è stato. Non ce l'hai? No. Scusa, te da quant'è che quindi vivi in strada? Dal 2014. Ah, dal 2014? 9 anni fa. Ma scusami che magari io sono superficiale. Però sono alti e bassi, cioè fai una stagione a lavorare, poi ritorni, stai un po' meglio e poi c'è la ricaduta per forza. Che facendo una stagione l'anno, quello è. Ma scusa, ma a 20 anni dico una cavolata, magari superficiale, non puoi va a fare un lavoro, il barista, il commesso, qualsiasi, e avere un minimo di sostentamento per poter piattare una stanza in comune con altri, non lo so. Sì, ma lo fai un giorno il lavoro, 2 giorni, ma io il terzo giorno la fila per mangiare non la faccio, la fila per lavarmi non la faccio. Io ho il problema che ogni cosa mi porta a fare una fila. Perché per esempio non vai vicino a tua madre, non state insieme? Ma mia madre sta dalle suore, per i problemi che c'ho avuto alle gambe, per i problemi. Cioè adesso è guidata da medici. Sì, ti ricordi che c'aveva il problema alle gambe? E adesso invece sta. Se tu la vedi è un'altra persona. Sta bene adesso. Adesso cammina. Sì, noi l'avevamo incontrata che lei aveva proprio il problema, non poteva stare in piedi. Sì. Qual è un tuo sogno? Che cosa ti aspetti dal futuro? Fa una vita normale. Sì, Cioè pensi sempre a questa cosa? Sì. Sai la distrazione da non fare guai qual è? È questo. I cani? Sì. Ti sei creato pure te, no? Un modo per non perdermi, no? Un modo per. Esatto. Quando vedi passare qua seduto e vedi magari le persone nella loro, tra virgolette, normalità, come li guardi? Che pensi? Magari tornare a vivere una vita normale, magari. La mia vita non è differente da quella di qualcun altro. Cioè io tutti i giorni mi alzo, me lavo, faccio le cose che devo fare, mangio. Però il problema, sai qual è? Ti faccio l'esempio di chiedere una sigaretta. 50 persone non ti guardano nemmeno. Passa dritto, tira dritto, non ritorna, non ti dice tieni. C'è sta quello che ci ripensa, ma è 1 su 100. Quindi il senso proprio di indifferenza che la gente ti pone, sì. Ti dà fastidio. Si diventa invisibili. Sì. Ti senti mai solo, combatti la solitudine? Sì.
Per quello stiamo qua tutti, per quello mi sono fatto il cane, per quello... Come procacci il cibo per i tuoi cani? No, quello te lo regalo, no. Basta chiedere. Come dice sempre Cicalone, non so se lo conosci, che almeno in Italia, specialmente a Roma, di fame non si muore. Ma quella è una cosa positiva. E dove dormi? Io dormo a testa, c'ho il mattatoio. Vieni qui e dai passi caldi, addirittura ai signori che hanno problemi, no? Sai, poi stai pure con la bambina. E chi prepara queste pedazze? Fare una preparazione in casa. Però per aiutare persone, tante persone dormire qua non è mangiare niente. Te quanti anni hai che vivi in Italia? Poi 10 anni. 10 anni. Da che ti è partita questa cosa di aiutare, diciamo, le persone bisognose? Sempre per dare persone non è niente, il problema di tanto. Africano, italiano, tante persone. Cioè vieni una volta a settimana? Sì, una volta a settimana, come venerdì, il sabato. Però io libero, mia moglie cucinare subito porta. Sempre venerdì qua. Tutti i venerdì stai qua. Fammi vedere quanto sei alto, aspetta. No, è come te. No, sei più grosso. A parte già che sei. Sì, questo è figlio. Ciao. Quanti anni c'hai? 9 anni, quanto sei grande già, Io te ne davo 10, lo sai? Solo che eri più grande. Hai visto? Guarda che bel riso che fa lui. Vabbè, Diego, wow. Ma ci ha fatto Ma il riso. facciamo pure, Buonissimo. Tutti i venerdì lui a casa prepara il riso, ma fatto a casa, con la passione della moglie, con la ricetta eccetera eccetera, e lo offre gratuitamente a tutti i senza tetto ai termini che ci hanno bisogno. E questa è la riprova che nessuno si muore di fame, manco Vileggi e manco Manuel a sto punto. Perché gli esseri umani sono tutti uguali. Perché sta belle persone però che se ne occupano. E farlo vedere, come dico sempre, è importante, perché può venire sempre l'idea a qualcuno. Tanta gente a me mi ha detto dai video: ma che la posso fare pure io sta cosa? Un barbiere mi ha detto posso tagliare i capelli pure io, un altro cuoco ci ha detto posso cucinare bene a pure io. ripeterlo, ma sembrerebbe scontato che è il processo emulativo che, esatto, che crea. Se tu vedi una persona che stimi fare una cosa, forse la puoi fare anche tu e ti senti anche più libero di farla. Cioè magari tu pensavi vieni qua ti rapinano, in realtà il 90% delle persone qua non ti fanno niente, so quel 10% chiamiamolo cattivo che ti può creare il problema. Si sta aprendo molto all'accoglienza alcune zone di Roma, capito? Certo. Ma ehi, che dai, calci al cane quello? Dai, È scemo. Che palle, oh. Quello è il 10% quello che dicevamo. Vedi, alla fine tutte persone pacifiche. No, Manuel lasciamo per vale la pena. Quello è il 10% di È sempre lui. Oh, c'è partito dall'altra parte. Io faccio domande del pubblico, perché lui cerca a tutti i costi di farsi venire? Sto spiegando, c'è partito da via Giolitti. Comunque sono 3 ore che stiamo qua, lui non ha mai smesso di bere. Mo stava con la tennis. Sì. No, lui è passato volutamente qua, rompe scatole Arcane, che è proprio l'ultima creatura che qua necessitava che gli rompevano le scatole per attirare l'attenzione di tutti, no? Alla fine siamo alzati tutti. Lui ha fatto la cosa più cattiva, cioè meno la donna, meno il cane, cioè perché fa così? Che ha le botte, è un poi. disagio. Perché Vive poi in sta disagio. ubriaco sotto il sole. Tu abiti a Piazza Venezia? Dorme a Piazza Venezia. Dorme a Piazza Venezia. Ah, se lo ricorda? Sì, Mattia? sì. Sì, bello che sei. Grazie. Tu gli hai regalati. No, non è quello. Vabbè, se può aiutarti, ti aiuta. Perché non bevi alcol, non bevi vino, cioè non bevi, quindi bevi il caffè. Era giusto pure darti una cosetta perché ero sicuro che non ti È una carezza quella. Giusto. Ma questa è tutta la tua roba? Questa la porti tutto il giorno in giro? Sì. Col carrello? Sì. C'hai tutti i tuoi averi in pratica? Sì, roba da cucina e vestiti. Roba cucina e vestiti. Sì, ok. Ah, è andato in chiesa a caricare il cellulare? Perché per uno che abita per strada spesso devi trovare qualcuno pure che ti fa caricare il cellulare. Certo. Capito? In chiesa mi lasciano caricare. Ti lasciano caricare e cose che per noi sono normali, per lui non so facili. Ieri ho lasciato dall'altra chiesa che stava ok, cioè tu il power bank lo devi lasciare più tempo perché ci mette molto tempo a caricare. Sì, sempre perdo le cose, o mi rubano o
Un anello, una catenina, niente? No. Una foto? Solo questa è rimasta con me quasi 4 anni. Solo questa. Solo l'anello, 4 anni ti è durato perché lui dice comunque gli rubano talmente tanto nel tempo, le cose si perdono, eccetera, che è tutto un riciclo praticamente. Ciao, buona continuazione. Ciao cara, posso chiederti come ti chiami? Gina. Da quant'è che stai qua in Italia? Namu, 26 anni, colombiana in Italia e nel vostro paese, che grazie all'Italia va bene, sto qui, mi sento bene. Posso chiederti il motivo per cui eri venuta in Italia? Ai tesoro mio, è una strada, un racconto lungo, cominciando per la discriminazione, la omofobia. Omofobia? Sì, e poi terrorismo in quella epoca. Ah, perché in Colombia c'era un sacco di omofobia, per questo? Anche, certo. Tanto terrorismo perché c'era il periodo dei narcos in quegli anni. Erano ancora, ancora. Ai tempi c'era quello più famoso. Ah no, sì, più forte, certo. Grazie. Posso prenderti sotto braccio? Mi sento femmina. Senti, oddio, scusami, grazie caro. Dal punto di vista sessuale, quando ti sei accorta che la tua pulsione ti portava... Tesoro mio, quando mi sono accorta, quando il bambino è uomo o è donna e comincia a svilupparsi, si rende conto di questo. E poi ci stanno delle manifestazioni che si sente, in me almeno, che non mi piacciono le donne nel senso sessuale e che mi piace la compagnia più maschile, per dire. Però anche non è vero la storia che dice che perché una persona, l'uomo è omosessuale c'è l'invidia della donna o che odia le donne. No, non è questo. Oh, certo. Questa è una falsa ideologia che dicono da noi, semplicemente che il gusto sessuale è molto diverso. Il ragazzo che è gay si rende conto che le piace vestirsi, le piace, però se desde piccolo, certo, desde piccolo si rende conto di questo, sino che come abbiamo la mentalità chiusa. E in quella epoca che le sto parlando uno si chiude, uno non racconta questo e poi per quello dice no, ha uscito del closet dopo di tanti anni, è per quello, però non un'altra cosa. Certo. Senti una cosa, forse se mi permetto, nel caso tuo hai capito prima che ti piacevano gli uomini e poi però non solo quello, penso che sentivi il bisogno di modificare anche il tuo corpo. E certo, perché uno comincia con questa terapia ormonale che nell'epoca era troppo facile uno trovare la ormona nella farmacia, te la vendevano così senza ricetta, che qua è tanto difficile, qua non te la vendono, certo. Però era più facile e noi lo facevamo per il nostro conto e facendo questa ormoterapia all'età di 10, 12, 15. A quell'età? Sì, ma perché tu, scusami, ti interrompo, tu magari avevi 10 anni e vedevi un corpo che non sentivi il tuo, cioè volevi essere una donna, cioè volevi il seno, volevi... No, lo che succede è questo, quando uno è ragazzo si rende conto di questo, però cerca la compagnia maschile, non pensa nel senso però dopo si mette a giocare a casa con i suoi fratelli, con le sorelle e si mette scarpe della mamma, vestiti della mamma, che per scherzo, sì, per scherzo, però nessun scherzo, era perché le piaceva. Certo. Era perché le piaceva e questo è un tema troppo estenso, che un esempio ci stanno tanti gay che piace pure la donna, ci stanno tanti gay che sono bisessuali e questi eterosessuali e ci stanno i gay che non vanno con la donna, unicamente con l'uomo e mai hanno stato con una donna. Quando gliel'hai detto? C'è avuto difficoltà? Tesoro, il mio genitore non si hanno reso conto mai di questo perché prima di tutto io sono orfana appena aveva 6 anni. Ero stato con la mia mamma, con la mia nonna
materna e con il mio papà che lavorava. E lui è arrestato troppo giovane, allora la mia nonna si è fatto carico di noi. Scusa, hai detto arrestato? Scusa, ho utilizzato una parola spagnola e nell'italiano no. Ha rimasto. E noi abbiamo rimasto. Sì, abbiamo rimasto con la nonna materna, e lei ci ha finito per crescere a noi. Eravamo 8 fratelli. In quella epoca eravamo 8, però niente, abbiamo studiato tutto sano, questo era lo bello, che oggi per oggi mi posso ricordare della mia nonna e del mio papà che mi hanno dato un'educazione molto sana e niente alcol, niente droga. Che poi mi sa che a quei tempi là in Colombia si poteva... No, sì, in Colombia lo sanno tutti che come si dice? Patria. Per con tutto rispetto. Sì, no, io lo riconosco, però non mi piace dirlo, però lo devo riconoscere perché ha preso la fama di questo. Una volta che hai preso la fama ti rimane l'etichetta. Esatto. L'etichetta che ti danno. Ormai la Colombia è la patria di quella cosa. Siamo etichettati per questo. Cioè mai ti diranno per altre cose. Mi dispiace e mi dà tantissima rabbia questo, però questa è la verità. In tanti anni hai mai trovato l'amore? Che non è facile secondo me. Non è facile, però no. Cioè trovare un uomo che ti apprezza. Tesoro. Magari tanti falsi amori. Esatto, è l'interesse. Mondo convenienza, la nostra forza è il prezzo. Il tuo paese d'origine c'era un sacco di omofobia, ma non tanto per la Colombia, ma 20 anni fa, 30 anni fa un po' dappertutto. Ti ricordi esempi di omofobia che ti hanno scosso? A me mi hanno minacciato lì, giusto? Ti hanno minacciato? Sì, lì mi hanno minacciato con pistola in mano e io ero una persona che lavorava in ginnastica, io sono un insegnante di ginnastica e di danza grande. E io lavorava del mattino, mi alzava presto fino alla sera, fino alle 9, lavorava in 3 palestre simultanee 3 volte in ogni palestra, lavorava 3 volte alla settimana, io divideva il mio tempo per stare bene con tutte queste 3 palestre e guadagnava bene, mi sentiva bene. Mamma mia, e questo è lo che io arrivato a fare qui. Quello che siamo da fare qua lì, e questa è la cosa più paradossica, che lì in Colombia, a parte che c'è la omofobia, io andavo a cercare lavoro e mi davano lavoro. Me davano lavoro perché io mi mettevo una tuta e scarpe di ginnastica e andavo a chiedere lavoro, si vedeva che io ero un gay, però mi davano lavoro a parte di questo. Però io mi riferisco al transessuale, no? che lavoravano in strada certo. E assassinavano a questa persona. Io ho visto. Assassinavano? Sì, io ho visto perché io sempre ho vissuto nella capitale. Io abitavo nella capitale, Bogotà, e io uscivo alle 9 di sera della palestra e vedeva tutto questo tipo di cose. Capisci? Qui con qualcuno ho avuto parecchi problemi con questa gente e io le dico all'uomo, quando mi viene a insultare, quando mi viene a offendermi, io le dico fermati un po', le dico guarda me, io non sono una donna, io sono un uomo e a me se me ne frega dirlo, e la verità è il fatto che io non sia operata perché io non sono operata. Però il fatto è che io non sono operata, io non voglio smettere di essere etichettata come un uomo. Certo, ma giusto, no? Ma io infatti... Allora questo io le dico attento a me, perché io non sono una donna che se lascia picchiare così facilmente, io sono un uomo e ti rispondo come un uomo. Certo. Perché io dico, non che le voglio rompere la faccia a quello, noi ci rompiamo la faccia insieme. Grande. Sì, perché quella persona si va a difendere proprio, no? Sì. Non è che lo voglio morire per questo, però pure io non voglio stare,
io non voglio stare con la mano in mano certo, se mi devo difendere mi difendo, esatto. Te lo dico prima. Sì, e sto così, e ho fatto la ormoterapia, sì, certo. Perché mi ha fatto cambiare tantissimo, perché io a me stesso mi guardo del vecchia foto che ce l'ho e non lo posso credere, anzi per scherzo se lo faccio vedere a amici miei queste foto e mi dice mamma mia che bello ragazzo, chi è lui? E chi è? Io dico, quello è il mio sorello, le dico io, è il mio sorello. Io sono la sua sorella, lui è il mio sorello, però quelle parole per scherzo, che non è sorello, è fratello, però io dico, lui è il mio sorello. Questo è un tema lunghissimo, estenso e ognuno di noi ce l'ha una storia diversa. E anche una sessualità diversa, ognuno ha la sua. Mia, sì, perché ognuno di noi ha le sue storie da contare. Ah, certo. Che è una diversa dall'altra. Una volta ho visto qualcuno che le stava mettendo la manina nell'autobus per rubare e io le ho detto oh che stai facendo? E mi ha detto, andando verso il collusio, mi ha detto oh tu sei una trans, tu sei non so che cosa, e io le dico lo so e sono orgogliosa di essere lo che sono, però sono una persona onesta. Io non sono una delinquente che sta fregando. Implicitamente che eri trans eri pure disonesta. Sì, esatto. Io le ho detto guarda che io sono una persona che io sono una trans, perché mi ha detto oh tu sei una trans, io le ho detto sì, io lo so, però io non le faccio male a nessuno, perché già mi conoscono. Abito qui e sempre abitato qui in questa zona. È una brava persona, lo è indipendentemente dalla scelta che fa. Esatto, cammino con la mia frente in alto. Cammino avanti, vado avanti sempre e Dio guarda, è lo unico. Tra i tanti messaggi che arrivano alla pagina Scuola dei Botti, oggi ne leggiamo uno inerente alla stazione Termini che ci ha colpito. Ciao ragazzi, ogni volta che vedo un vostro video mi vengono i brividi. Io ho vissuto a Termini 2 anni da senza tetto, è stata un'odissea. Dormivo un po' sui treni fermi quando ci si riusciva, un po' in stazione e a Colle Oppio. Termini è veramente un campo di battaglia. Io comunque ne sono uscito perché ci sono finito per problemi economici e non per droga o alcol. Eravamo io e la mia ragazza, tra l'altro messicana. Sono poi riuscito a trovare lavoro senza dire che vivevo in strada. Mi lavavo nelle fontane e ci andavo poi. Ho durato mesi prima di poter mettere i soldi da parte e rifarmi una vita. Mangiavo scarti di quel famoso McDonald's che c'è lì a Termini o alla Caritas quando facevo un tempo. Adesso vivo in Messico ed ho un negozio mio, punto esclamativo. Fatturo 200.000 euro l'anno. A volte la mia ragazza ci guardiamo negli occhi e ci diciamo oh, niente male per due che dormivano sui treni. Abbiamo 2 figli, uno di 6 e uno di 5 anni. Condivido questa cosa con voi perché può dare un po' di speranza a chi a volte si sente perduto, senza uscita, a pezzi. Solo a ricordarlo mi vengono i brividi, tutto quello che ho passato e quante volte ho lottato per restare vivo. Cercate mentre documentate di portare speranza a chi incontrate se potete, perché uscirne si può. E questo perché sto ragazzo aveva un progetto, un'idea. Altrimenti non ne veniva fuori, perché se passava la giornata alla bene e media a cercare di bere, a cercare di drogarsi, non credo che ne sarebbe mai venuto fuori. Qua da Termini ci siamo fatti un giro, abbiamo fatto vedere anche oggi nuove storie, nuove situazioni. Come al solito supportateci, perché Termini non è un ambiente facile, per venirci bisogna impegnarsi, bisogna avere del tempo libero, venire qui insieme, evitare anche problemi non da poco e anche un impegno economico, perché magari, che ne so, Mattia oggi ha voluto offrire i panini ai ragazzi, domani uno vuole aiutare qualche altra persona, poi quello che vedete in telecamera è una cosa, quello che poi succede fuori lo facciamo sempre, solo che ogni tanto non è che ci serve passare la buona samaritani, però noi spesso facciamo questo, non lo facciamo vedere mai, ma questo lo dico in realtà serve per far capire alle persone che tutti sono disponibili anche a dare €1 alla persona. Allora quando lo fai in camera non è perché Mattia vuole sembrare bello, è semplicemente perché uno dice ah, se lo fa Mattia posso farlo pure io. E poi perché facciamo vedere che non è che andiamo qua solo per creare amici, no, ma oggi proprio devo dire abbastanza tranquillo, dai. Se potete aiutate chi ha bisogno. Non giudicate il vostro prossimo finché non camminate per 2 lune nei suoi mocassini. Ciao. Mamma mia, io ti amo. Sì.